Ciao a tutti ragazzi, siamo di nuovo qui da Nova Car Detailing dopo 4-5 mesi? No, non esagerare. 4 mesi di sofferenza dopo che mi sono entrati nella portiera la mia M2 e disastro. Poi alla fine ci avete messo un mese per fare tutto il resto. Direi di iniziare a dirigerci verso di là, no? Così ve la facciamo vedere proprio subito. Guarda che faccia! Ma giustamente si staranno anche chiedendo perché 3 mesi per l'assicurazione. Qualcuno lo saprà, qualcuno lo saprà. Io ho una targa extra sulla macchina che è iscritta regolarmente al PRA, quindi tutto sotto controllo. Avete visto, mi hanno fermato 4 volte a Misano, non ci sono stati problemi. Era giusto per il rumore, perché qua sotto il tunnel, cavoli, volevamo sentire un attimo. Guarda di qua, si vedono pure da qui, ma che belli. Buonasera, facciamo un controllo servizio. Certo. Ma in ogni caso, ovviamente, in queste situazioni delle assicurazioni ci sono dei vantaggi, ma ci sono anche dei svantaggi. Quindi Carmelo, dato che sei il creatore di questa bellezza, ti lascio a te l'onore del movimento per la transizione. Voilà. So già le domande che volete farci, ma partiamo con ordine. I danni che c'erano l'altra volta. Per fortuna i danni erano molto meno gravi del previsto. Alla fine sembravano dei danni incredibili, più o meno ce la siamo cavata con poco, meglio l'assicurazione se l'è cavata con poco perché il paraurti alla fine salvo, l'ha messo a posto. Quella più grave era la portiera che purtroppo è stata sostituita, la minigonna anche, il parafango invece siamo riusciti a salvarlo. Sì, che era così rientrata la portiera e la minigonna che alla fine sembrava si fosse portato dietro anche il posteriore, invece alla fine per fortuna che questo è un bel pezzettone, si è salvato, quindi molto bene. Anche i cerchioni, tutte quelle robine lì, il posteriore l'hanno cambiato perché aveva preso la botta, invece l'anteriore è stato solo riverniciato, quindi più o meno tutto è bene quel che finisce bene. Ma andiamo al sodo, andiamo al vostro lavoro, andiamo al wrap. Che roba folle! Cioè, guardate queste decalcomanie sotto il wrap. È stato un lavoro nel lavoro. Un wrap sul wrap. Un wrap sul wrap. E è per quello che non capivo, perché non facevano il passaggio superiore del... Ah, ma quello è il wrap cosa hanno fatto? sotto il wrap. Sono già lì con le dita. Il colore. Il colore, erano già lì. Guarda, ma io vi conosco, Io vi conosco perché adesso vi prendo il vecchio colore. Satin Green di Avery. E adesso ve lo faccio vedere perché ovviamente dalla telecamera non si vede bene la differenza, soprattutto se vedete solo un tipo di verde, la differenza con questo qui che era appunto quello vecchio. E vi ricordate bene di quanto era comunque figo, cioè, guardate la differenza, non c'entra assolutamente nulla e siamo stati, non dico costretti, ma abbiamo preferito non mettere il PPF come su questo perché per non perdere i riflessi della pellicola. Perché perdeva, abbiamo fatto le prove, sì. Perdeva tutto questo sbrilluccichio che è il bello di questo nuovo colore, sì. Nuovo verde, di questo nuovo verde. Questo lo appoggiamo un attimo là. Luca, senza dire che l'applicazione di questa pellicola è molto complessa, come ben sai, l'hai scelto te, è un satin chrome. Io vedevo sempre portare a un livello sempre superiore. Sempre di più ragazzi, cioè, non c'era verso di farti cambiare colore, allora dovevamo... ragazzi, lo sapete anche voi, abbiamo provato magari a pensare all'arancione, ma il mio M2CS è verde. Però dovevamo fare un verde 2.0, adesso vi raccontiamo anche il perché abbiamo scelto questa roba qui. Perché avevamo provato a inserire delle decalcomanie stile Fast and Furious 1 e 2. Ve le ricordate, no? Le care vecchie JDM che avevano
queste grafiche pazzesche, però un po' old school. Abbiamo voluto innovarle, per così dire, e soprattutto messe con i render sopra la macchina Da un'altra fetta. era un po' too much, nel senso, cioè va bene tutto, ma quindi abbiamo detto come possiamo fare a renderla figa, bella, che prenda l'occhio ma non troppo tamarra. Poi il livello della tamarraggine per ognuno di noi è Soggettiva. È soggettiva, quindi per qualcuno già questa sarà incredibile. Non c'era verso di farti cambiare il colore, non c'era l'opportunità di mettere queste livrea, questa grafica sopra perché era too much. Allora abbiamo detto cosa si può fare, creiamola al contrario. E qui nasce il wrap sul wrap. Mai fatto, Mai fatto, mai visto. Ed è venuta una figata pazzesca. Qualcuno potrebbe dire è finita qui, e invece no. Non è finita. Non è finita qui, perché No. tu ti sei ciucciato il mio caro bel vecchio volante per inserire una cosa che aspettavo da tanto tempo. Volevo essere acceccato nella notte. Volevo che mentre i giri salivano essere sparaflesciato con tutti questi bei colori, rosso, verde e via dicendo. Ma qualcuno ha capito, qualcuno no. Vi faccio vedere. Guardate che figata. Accensione. Mamma mia, che bello. Questi qua che vedete piccolini sono i tastini per andare a gestire il computer di bordo. Computer di bordo dove abbiamo un sacco di informazioni e soprattutto possiamo completamente modificarli a nostro piacimento. Qui possiamo vedere la temperatura acqua-olio, benzina, massima velocità, i vari trip, compagnia bella, luminosità dei LED, discorso cronometro se si va in pista e anche il momento dove vogliamo vedere accesi i LED, perché magari vogliamo per esempio vederli dai 6000 giri. Noi andiamo a modificare qua, tac, vedete 6700 giri, noi possiamo decidere se far partire la luce verde dai 6000, 57 e tornare su e via dicendo. Io li voglio solo nella zona rossa, quasi rossa, appena prima, quindi 6007, doppio clic e confermiamo. Tac. Mentre stiamo ultimando proprio gli ultimi dettagli, compreso anche i fari che faremo un attimino più particolari, vi ricordo che per gustarla al meglio dovete vederla dal vero, quindi vi dirò sui vari gli altri social, Instagram, eccetera, eccetera, dove potrete vederla dal vivo. Con questo adesso è ora di salire in macchina e godermela finalmente dopo 4 mesi, perché praticamente sta più da voi e dalla carrozzeria che in casa mia, ragazzi. Quindi Siamo affezionati. non affezionati troppo. Lo dicevo anche alla mia fidanzata. Andiamo.